Dipingere i riflessi del vetro sembra un esercizio piuttosto difficile, ma in realtà non lo è poi così tanto. Bisogna soltanto porre molta attenzione a tutti i piccoli dettagli. Ogni sfumatura, ogni pennellata, ogni colpo di luce deve essere lavorato nel modo giusto, qualcuna con delle sfumature, altre con delle pennellate molto decise. Non è difficile, è soltanto questione di porre attenzione. Io mi accingo a fare la foto di questo vaso di vetro, ci metterò dell'acqua e forse anche uno stelo di un fiore e poi lo dipingerò ad olio e vediamo un po' cosa riuscirò a combinare. Vado ad iniziare. Con il vetro basta soltanto spostare leggermente la luce che tutto cambia radicalmente. Per cui si tratta adesso di trovare una posizione della luce che dia l'effetto che sto cercando di ottenere. Questo è lo scatto finale sul quale ho deciso di lavorare. Questi sono i prodotti che utilizzerò per realizzare questo dipinto: terra d'ombra bruciata, il blu oltremare, un giallo di cadmio chiaro e il bianco titanio. I colori vengono miscelati con Sansodor e Liquin in proporzioni 1:1. È una miscela che mi permette di avere una maggior fluidità e mi facilita nella stesura del colore e oltre a questo mi aiuta anche nella asciugatura. I tempi di asciugatura del colore si riducono notevolmente. Adesso comincio a mescolare le tinte e sto facendo vedere che con il blu oltremare e la terra d'ombra bruciata posso ottenere un colore molto scuro, simile al nero. Aggiungo ancora un po' di blu e ottengo quel tono, quel color blu che sto cercando di utilizzare come base del mio dipinto, del panneggio soprattutto che starà dietro al vetro. Tutto il dipinto non utilizzerò altro che questi 4 colori che avete visto. In realtà poi, per quanto riguarda i riflessi sul vetro, la maggior parte saranno tutti prodotti dalla miscela di bianco, blu e equilibrati, spenti diciamo come tono, con un po' di terra d'ombra bruciata. In alternativa il giallo mi servirà per alcuni punti di luce che vedrete, alcuni riflessi gialli che sono causati dalla foglia della rosa, che poi verrà realizzata in realtà miscelando soltanto il giallo con il blu. Detto questo, penso che dal punto di vista cromatico non abbia più nulla da dire. Vi lascio alla visione della realizzazione di questo dipinto. La prima stesura del colore di fondo è fatta con una certa velocità. Come vedete mescolo il blu oltremare e la terra d'ombra bruciata senza soffermarmi troppo sulla precisione della tinta. Infatti ci sono alcune parti del dipinto che sono un po' più marroncine, altre un po' più bluastre, ma di questo non mi sto preoccupando perché in realtà sto proprio dando una prima stesura di fondo che poi in un secondo momento dovrà essere ripresa per creare sia il modellato del panneggio che è retrostante il vaso.
Dunque, dal mio punto di vista non ci sono molte spiegazioni da dare, bisogna solo osservare attentamente ogni particolare e la cosa che ritengo importante è alternare le parti in cui la luce ha un'incidenza decisa, per cui ci deve essere una pennellata netta, alternata alle parti in cui le sfumature contribuiscono notevolmente a creare, oltre che la plasticità, anche il senso della trasparenza. Con questo non credo di dover aggiungere null'altro. Spero che il mio esercizio vi possa essere stato in qualche modo utile. Vi ringrazio per aver guardato il mio video e alla prossima.